Benvenuti sul mio canale. Oggi vi presento questa bellissima sciarpa con questo punto particolare traforato. A me piace veramente tanto. È una sciarpa che ho lavorata in due metà praticamente. Sono partita dal centro, ho realizzato le mie catenelle, dopodiché ne ho lavorata una parte perché appunto il punto finisce smerlato. Ho tagliato il filo e ho ripreso dall'altra parte in modo che la sciarpa venisse perfettamente identica a tutti e due i suoi lati piccoli. È veramente facile e veloce da eseguire ed ho usato un solo gomitolo. Quindi per questa sciarpa ovviamente l'ho usato, quindi il gomitolo non ce l'ho. Vi faccio vedere la fascetta, che è l'ultimo gomitolo che avevo di lana carezza della Tre Sfere, nella variante beige. Vi ricordo che si trova in gomitoli da 100 grammi per 380 metri di prodotto e che la Tre Sfere mi sembra che abbia anche uno shop online. Io l'ho presa in merceria, ma credo che potete trovarla anche online. L'ho lavorata questa volta con un uncinetto numero 5 perché volevo una lavorazione molto morbida. Dopodiché avrete bisogno e un ago da lana per nascondere le codine. Vi lascio la spiegazione della sciarpa. Considerando che il punto che andremo a fare è un multiplo di 6 più 4, io vado a montare 34 catenelle, che sono appunto un multiplo di 6 più 4, per avere la larghezza che mi serve, intorno ai 22 centimetri. Fatte le 34 catenelle, ne faccio una aggiuntiva per voltare. Entro in quella precedente, cioè la seconda, partendo dall'uncinetto con un punto basso al quale faccio un altro punto basso sopra, e questo andrà a sostituire il mio primo punto alto. Aggiungo una catenella di separazione, conto 1 2 3 e 4, entro nella quarta catenella utile e lavoro un gruppo di 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Una volta fatto il mio primo gruppo di punti, aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto ed entrerò nella quinta catenella utile, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, e vado a lavorare il mio gruppetto di 2 catenelle, un punto alto. Andrò a lavorare il mio gruppetto di 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Catenella di separazione, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, 4 e 5 e ripeto l'operazione. 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Catenella di separazione, ancora conto le mie 5 catenelle, entro nella quinta. E rifaccio il mio gruppo di punti. Catenella di separazione, filo sull'uncinetto e riparto. Facendo attenzione di contare anche il primo, perché se potrebbe essere che si stringe facendone 4 nella catenella precedente, quindi tiriamo un pochino e andiamo a assestare anche la catenella successiva. Quindi conto 1, 2, 3, 4 e 5, entro nella quinta catenella utile e vado a ripetere il lavoro. Catenella di separazione, filo sull'uncinetto e di nuovo 1, 2, 3, 4 e 5, entro nella quinta catenella utile e vado a fare il mio gruppo di punti, 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti, catenella di separazione, filo sull'uncinetto ed entro nella quarta e ultima catenella utile e faccio un solo punto alto
e questa è la nostra riga numero 1. Dopodiché giro il lavoro, faccio quello che è il mio primo punto alto, aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto qua sotto, il primo formato dalla prima catenella, e faccio un punto basso, salgo con 2 punti alti, filo sull'uncinetto, entro tra i gruppi di 2 punti alti e ripeto i 2 punti alti, catenella e 2 punti alti. Aggiungo 2 catenelle, entro nell'archettino formato da una catenella, questo, con un punto basso, 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto formato da una catenella tra i gruppi di 2 punti alti e ripeto i 2 punti alti, catenella e 2 punti alti. Due catenelle di separazione, entro in questo archetto qua, quello tra i 2 ventaglietti, e faccio un punto basso, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro tra i gruppi di 2 punti alti e rifaccio 2 punti alti, catenella e 2 punti alti. 2 catenelle di separazione, entro nel primo archetto utile, faccio un punto basso, 2 catenelle di nuovo ed entro nell'archetto formato da una catenella tra i 2 punti alti e rifaccio 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Aggiungo 2 catenelle e vado a fissarmi con un punto basso nell'archetto successivo. Aggiungo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro tra i gruppi di 2 punti alti della riga precedente e rifaccio lo stesso lavoro. 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. 2 catenelle, entro nell'archetto che ho subito dopo, un punto basso, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto formato tra i 2 punti alti e rifaccio il lavoro. 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Aggiungo 2 catenelle di separazione, vado dentro nell'ultimo archettino, faccio un punto basso, salgo con 2 catenelle e vado a chiudermi con un punto alto sull'ultimo punto utile. Riga numero 2. Praticamente il lavoro da fare è tutto questo. Ora giriamo il lavoro, saliamo con quello che è il nostro primo punto alto, catenella di separazione, filo sull'uncinetto, mi sposto direttamente tra i gruppi di 2 punti alti, quindi salto questo primo archettino, salto il punto basso, salto l'altro archettino e mi infilo direttamente nell'archetto formato da una catenella tra i 2 punti alti e andremo a fare 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Questo lo faremo per tutto il lavoro. Dove troviamo 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti, faremo 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti. Dopodiché aggiungo una catenella di separazione, mi sposto direttamente in mezzo ai gruppi di 2 punti alti e vado a fare la stessa cosa. Aggiungo una catenella, filo sull'uncinetto, vado tra i gruppi di 2 punti alti e ripeto. Catenella di separazione, salto archetto numero 1, punto basso, archetto numero 2, i 2 punti alti, entro nell'archetto qui tra i gruppi di 2 punti alti e rifaccio 2 punti alti, una catenella
e 2 punti alti, una catenella e mi sposto in mezzo al gruppo dei 2 punti alti, rifaccio il lavoro. Catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel doppio punto B e faccio un doppio punto B. Catenella di separazione, vado a chiudermi sull'ultimo punto utile con un punto alto. Dopodiché andiamo a riprendere dalla riga numero 2. La sequenza è sempre questa. Quindi salgo con quello che sostituisce il mio primo punto alto, aggiungo le 2 catenelle, mi infilo nell'archetto che ho subito sotto e faccio un punto basso, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel gruppo dei 2 punti alti, vado a rifare la stessa operazione, catenella di separazione, mi infilo nello stesso archetto, vado a fare gli altri 2 punti alti. Praticamente adesso andremo avanti in questa maniera. Praticamente il lavoro si ripete dalla riga numero 2, sarà sempre questa alternanza. Ci vediamo quando ho finito la prima parte della sciarpa. Ho lavorato metà sciarpa, praticamente l'inizio, e ho lavorato per 80 cm e sono andata a finire con la riga di lavorazione, quella con il punto doppio V e il punto V doppio e la catenella. Ho terminato così. Siccome la sciarpa resterebbe smerlata da una parte e con le catenelle dall'altra, cosa vado a fare? Ho tagliato il filo, vado a riprendere da questa parte. Quindi vado a riprendere il mio lavoro dalla parte delle catenelle, andremo a lavorare in maniera speculare, tenendo in considerazione che dobbiamo avere il primo giro di lavorazione della metà sciarpa dal diritto che guarda verso di noi. In questa maniera riusciremo a lavorare speculare. Quindi faccio il mio nodino iniziale, entro nel primo punto utile e faccio quello che è il mio primo punto alto, quindi punto basso su punto basso. Dopodiché faccio una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entro qui dove ho il mio gruppo di 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti e rifaccio lo stesso lavoro. 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, vado nel gruppo, nel ventaglietto di 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti e rifaccio l'operazione. In questo modo resta anche un bel fiorellino. Adesso vi faccio vedere. È carinissimo. Al centro resta questa decorazione. Aggiungo una catenella di separazione, vado dove ho lavorato i miei punti alti e ripeto 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Catenella di separazione, filo sull'uncinetto, vado nel gruppetto e lavoro l'identico gruppetto, 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Catenella di separazione, mi sposto nel gruppettino e di nuovo 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Catenella di separazione, filo sull'uncinetto, vado nel gruppo successivo, 2 punti alti, catenella e 2 punti alti.
Dopodiché faccio la catenella e vado a chiudermi sull'ultimo punto utile con un punto alto. E ho fatto la riga numero 1, vedete, qui sono dal diritto, qui sono dal diritto, quindi vado a girare la mia sciarpa e anche la riga successiva verrà uguale a questa, quindi salgo con quello che è il mio primo punto alto, quindi punto basso su punto basso. Siccome qui ho fatto il giro solo di 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti, una catenella, qui dovrò fare le 2 catenelle. Quindi sono salita con quello che è il mio primo punto alto, 2 catenelle, mi infilo nell'archetto che ho subito sotto con un punto basso, 2 catenelle di separazione e vado nel ventaglietto e lavoro i miei 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti, 2 catenelle, mi infilo qua sotto con un punto basso, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro tra i gruppi di 2 punti alti e faccio 2 punti alti, catenella e 2 punti alti. Di nuovo aggiungo le 2 catenelle, scendo nell'archetto qua sotto e faccio un punto basso. Di nuovo faccio le 2 catenelle, salgo ed entro qui in mezzo e vado a fare i 2 punti alti, catenella e 2 punti alti. Aggiungo le 2 catenelle, entro qui sotto, faccio punto basso, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nello spazio formato dalla catenella tra i gruppi di 2 punti alti e rifaccio 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti, di nuovo 2 punti alti, entro nello spazio formato dalla catenella con il punto basso, filo sull'uncinetto, entro tra i 2 punti alti, tra i gruppi di 2 punti alti e rifaccio 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti, 2 catenelle di separazione, entro qua in mezzo, faccio il punto basso, 2 catenelle di nuovo, entro tra i gruppi di 2 punti alti, due catenelle, entro qui nello spazio tra l'ultimo punto e la catenella, aggiungo 2 catenelle e mi chiudo con un punto alto. E niente, il lavoro da fare è tutto questo. Ora dovrò lavorare lo stesso numero di righe che ho lavorato dalla parte che ho già terminato. Ci vediamo quando ho finito la sciarpa. Ed ecco la sciarpa finita, io la trovo carinissima e anche le sue misure comunque non sono molto ingombranti, vanno bene anche su outfit magari un po' meno casual, un po' più sobri. È veramente velocissima da fare, 2 pomeriggi e l'avete finita. L'accessorio magari che non avete e all'ultimo momento vi serve, è veramente fattibile. E con oggi il video è finito, come al solito vi ringrazio per l'attenzione, vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, ad attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete, mi aiuterete così a far crescere questo canale. Inoltre se avete dubbi, domande, scrivetemi pure, io rispondo sempre a tutti. Nel box informazione vi lascio inoltre il link di tutti i miei social, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.